Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la prima metà di luglio 2026. Amici del Toro, abbiamo la carta del Diavolo. Può essere un periodo di tentazioni, un periodo diciamo divertente, però è anche vero che il diavolo mi potrebbe parlare di qualche costrizione, di qualche schiavitù, come se vi sentiste schiavi di qualche cosa o di qualcuno. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per chi volesse una consulenza personalizzata con me, mi può contattare via mail oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Allora, partiamo con una regina di pentacoli. In questo mazzo viene chiamato il signore delle ombre e della morte. Volevo farvi vedere l'immagine perché è bella. Questo è un mazzo nuovo, ragazzi. Quindi è particolare, molto particolare. Abbiamo il cavaliere di pentacoli, sette di bastoni, la luna, otto di spade, quattro di bastoni e regina di coppe, ragazzi. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico per questo periodo. Se siete single potete rimanere con questa parte della lettura, io cercherò comunque di leggerla come se foste single, cercate comunque di adattarla alla vostra realtà. In un secondo momento andiamo a vedere lo sviluppo energetico per lo stesso periodo della vostra persona di interesse. Non importa che tipo di relazione ci sia, è il movimento energetico dell'altra persona che poi confronterò col vostro. Allora, partiamo da questa regina di pentacoli, abbiamo un 7 di coppe, fante di pentacoli, 3 di coppe e amanti. Allora, ho la sensazione che la regina di pentacoli potrebbe essere una persona sulla quale avete già messo gli occhi. Non necessariamente ci deve essere già una conoscenza, può anche essere una persona che, non lo so, intravedete tutte le mattine mentre andate al lavoro o qualcuno che porta a passeggio il cane come voi. Vedendo le carte vi dirò che c'è effettivamente con questo 7 di coppe una probabilità, o meglio più di una probabilità, che con questa persona possa iniziare qualcosa. Potreste anche aver conosciuto questa persona durante una festa, una sagra, o potreste conoscerla. Adesso dipende sempre dalla decade in cui siete nati e quando si verifica il movimento energetico. Andiamo a vedere la morte. Re di pentacoli.
e sacerdotessa. È come se ci fosse questa conoscenza, questa, chiamiamola relazione superficiale, con questo personaggio. Se non avete nessuno, vi dico che nel prossimo periodo potrebbe entrare una persona, però ho anche la sensazione che o uno dei due potrebbe già avere qualche cosa in piedi, o potrebbe essere in una fase dove sta uscendo da qualche cosa. Sta uscendo da una vecchia relazione, da un vecchio matrimonio, da una situazione difficile magari. Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli. Cavaliere di Pentacoli, giustizia e Fante di Spade. Allora, io sento sinceramente che le cose potrebbero essere, come dire, ferme. Avete due Cavalieri di Pentacoli al contrario e una giustizia. Cioè, la sensazione che ho guardando queste carte è che finché le cose non sono a posto, finché le cose non si possono fare come dovrebbero essere fatte, qui non c'è movimento in avanti. Il Cavaliere di Pentacoli è completamente fermo. Più che altro con questo Fante di Spade sento che qualcuno di voi potrebbe essere come in osservazione, un cercare di capire perché questa persona ha messo gli occhi su di voi o perché vi attira tanto questa persona. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Mondo e Fante di coppe. Non lo so, il 7 di bastoni è una carta che mi parla di qualcuno che si sta difendendo. È come se foste un po' sulla difensiva in generale. Vi dico, io ho la sensazione che il potere con questo diavolo l'abbiate voi in questo momento. Siete voi che non fate movimenti, che siete in osservazione, siete voi che siete sulla difensiva e che non fate nessun tipo di proposta, di azione, di movimento in avanti. Questa è un po' l'idea che ho guardando queste carte, sinceramente. Andiamo a vedere la luna. La stella e il 2 di bastoni. Qui secondo me si tratta di chiedervi dove state andando. Perché con questa luna e il 2 di pentacoli, allora vi dirò che per qualcuno potrebbe essere magari anche un qualche tipo di dinamica che voi vedete in questa persona che vi ricorda qualcuno del passato, che potrebbe ripristinare qualche reazione, qualche barriera difensiva un po' tossica che voi avete. Sapete, quando le persone non necessariamente sono tossiche sempre, ci sono però certe accoppiate vincenti dove la ferita di uno fa vibrare la ferita dell'altro e quindi potenzialmente può diventare tossica la relazione. Io credo che questa fase di osservazione sia proprio per controllare quanto sana possa essere, perché probabilmente avete già visto queste dinamiche, però diciamo il consiglio che vi danno le carte è di non prendere le cose così tanto seriamente, in modo così tanto grave. Cercate di con questa stella puntare in alto, cercate di capire dove volete andare voi nella vostra vita, nelle relazioni o con questa persona in particolare. Andiamo a vedere l'otto di spade.
Re di bastoni e asso di coppe. Che strano. O qualcuno di voi sta auto boicottando le proprie emozioni, le proprie sensazioni, è un po' come se si dicesse: no, non è vero che provo questa cosa qua. No, no, non è amore, è solo, non lo so, infatuazione. È come se vi steste un po' nascondendo delle cose, ma lo vedo anche un po' qui con questa sacerdotessa al contrario. Ok, sento che è un po' un passaggio obbligato questo, cioè nel senso sì che siete negativi con questo 8 di spade, sento una sorta di negatività, però poi alla fine tra queste carte e il 4 di bastoni e la regina di coppe, sento che le cose si risolvono, stabilizzano, si definiscono. Io credo anche, ragazzi, che possa esserci qualcuno che vi corteggi in questo periodo e che voi facciate un po' finta di non vedere questa persona, ma in realtà la state controllando da lontano. Io sento che sarete voi a farvi corteggiare e comunque tra la luna e l'otto di spade tenete presente che potreste avere una visione più negativa di quello che è la realtà, sulla situazione, su quello che è il futuro della relazione o sulla persona magari. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Imperatrice e morte. Datemi una carta anche per la regina di coppe. 8 di spade e appeso. Io credo che qui le cose cambieranno, ragazzi, perché con questo 4 di bastoni finale sento che arriva come una certa stabilità nella conoscenza. C'è comunque questo nuovo inizio, secondo me, con questo asso di coppe. Nonostante voi non vogliate, nonostante non siate convinti, nonostante vogliate mantenere le cose sotto controllo. Non se, allora, prima vi ho parlato di tossicità, non è che la sento tanto, sinceramente, più che altro sono paure che potrebbero sfociare in, ma questo diavolo io lo sento in questo caso come se avessi bisogno di mantenere le cose sotto controllo, perché qui è come se vi steste autoboicottando e iniziaste a pensare, ma figurati se può andare bene con questa persona, ma figurati se è interessata a me, ma figurati se A, B e C. E quindi sento come se vi steste un po' buttando giù da soli, diciamo così, no? Andiamo a vedere, ragazzi, lo sviluppo energetico della vostra persona di interesse. Quindi non importa se vi siete appena conosciuti, se vi state frequentando da un po', se non siete ancora in una relazione con etichetta o se siete in una relazione clandestina, ok? Io cercherò di lasciare la lettura aperta, voi adattatela alla vostra realtà. Uh. Allora, queste le tolgo perché sono troppe. Abbiamo un cavaliere di spade, un 8 di coppe, di nuovo la morte. Abbiamo un fante di bastoni. Cavaliere di bastoni. Mm.
3 di spade e 7 di spade. Mm. Allora, guardando il Cavaliere di Spade, sento che all'inizio del periodo questa persona potrebbe essere molto intensa, la vostra persona di interesse sento che è come se avesse fretta di concludere, è come se fosse piuttosto sicura di sé, del risultato che otterrà con voi. Andiamo a vederlo, il Cavaliere di Spade, 5 di coppe e 6 di pentacoli. È come se questa persona fosse determinata a darvi quello che vi manca, a colmare i vostri vuoti. Poi però abbiamo questo 8 di bastoni, 3 di pentacoli e torre. Allora, potrebbe esserci come un accordo con questo 6 di pentacoli, tipo un momento dove c'è come un dare e ricevere il reciproco, però poi qui, cioè effettivamente voi avete la morte sopra. Io ho come la sensazione che ci sia, e qui c'è anche nella linea di questa persona la morte, c'è come la necessità di... A me viene da dire di cercare obiettivi comuni, ragazzi. Qui c'è un qualche cosa che non si vede. Con la torre potrebbe esserci, secondo me, la caduta dell'ego del cavaliere di spade, di questa arroganza, di questo pretendere o dare per scontate certe cose da parte di questa persona. E qui sento un po' come se dovesse trovare altri modi, perché quelli che ha usato fino ad adesso non hanno funzionato molto, ed è come se questa persona io sento che ha voglia di trasformare la relazione, ha voglia di certi cambiamenti, ma qui voi avete la giustizia al contrario. Io sento che fino a quando non avrete... Allora, per chi è già in una relazione si tratta di prima aspetto, finisco, termino con la relazione che ho già in piedi, poi penso al futuro. Potrebbe anche essere l'altra persona, non lo sento tanto, sento più che siete voi, che avete già una situazione in piedi, però ognuno di voi applichi la lettura. Andiamo a vedere la morte. Mago, sì, è come se questa persona stesse studiando che tipo di movimenti fare in modo diverso per ottenere risultati diversi. Con questo 8 di coppe c'è la volontà di andare oltre, oltre questo cavaliere di spade. Vi dico, secondo me questa persona nella prima settimana di luglio potrebbe come subire o innescare un cambiamento, eh? È come se iniziasse a fare qualche cosa per mantenere questo 6 di pentacoli che c'è qua all'inizio, che potrebbe essere quell'accordo del mi impegno di più, cercherò di fare in modo di vederci di più, perché qui mi richiamo un po' a questo 7 di coppe che sono le possibilità che si aprono. Io sento che voi per questa persona nutrite dei sentimenti ed è come se l'altra persona volesse dimostrarvi che sì, c'è. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Otto di bastoni, fante di coppe. Anche qui c'era un fante di coppe, eh? È come se non si affrontassero certi argomenti e potrebbero anche essere le vostre paure, considerata la luna, qua. Cioè magari siete voi che avete visto delle dinamiche di comportamento che avete già visto in passato, potrebbero essere delle cose che si ripetono ciclicamente nella vostra vita
e quando vedete che dall'altra parte, cioè c'è come un'offerta, una timida offerta mi verrebbe quasi da dire con questo fante di coppe, e credo che sia più un'offerta inerente al quanto vi potreste divertire, quanto potreste stare bene insieme, però io ho anche la sensazione che questa offerta non sia abbastanza per voi, non sia quello a cui voi puntate. Come se la persona cercasse di migliorare, però il massimo che riesce a fare è darvi questo fante di coppe. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Nove di coppe e stella. Due carte che parlano di sogno. Io sento che questa persona potrebbe dirigersi verso questo nuovo sogno. La stella ce l'avete anche voi avete luna e stella. Questa persona ha nove di coppe e stella. Cioè, secondo me, potreste quasi essere sulla stessa lunghezza d'onda, mi viene da dire, dalla seconda settimana di luglio in poi. Però andiamo a vedere questo tre di spade. Due di bastoni, due di pentacoli, re di coppe. Voglio andare a vedere anche questo sette di spade. Regina di bastoni. E sacerdotessa. Dunque, ci sono due e un tre di spade e stavo guardando effettivamente se potevano esserci più di due figure coinvolte per questa persona e sì. Ora, per qualcuno è il tema di cui vi parlavo qui, dove uno dei due ha già qualche cosa in piedi e si sta come aspettando che questo di più finisca, che questo già in piedi finisca. Per qualcun altro vi dico che questa persona potrebbe effettivamente avvicinarsi o essere avvicinata da voi e un'altra energia. Non lo so, io ho come la sensazione che questa persona possa, ecco perché anche il diavolo probabilmente, essere tentato o tentata con questo re di coppe, nel senso che sì, che potrebbe esserci il valutare una situazione, una relazione con una delle due persone. Vi dico, secondo me a luglio è che una persona la vedo inizio luglio, l'altra persona la vedo verso la metà di luglio, per la vostra persona di interesse. Però anche voi avete un 3 di coppe qua. Quindi quello che mi viene da dire è che potreste essere anche voi ad avere due energie, anche voi avete due di pentacoli, e per voi potrebbe essere una del passato con la carta della luna e una del presente. E considerato questo momento di osservazione che avete, io credo che questa persona non ve la racconti giusta, ma nel senso che non vi vuole perdere. Per qualcuno tra voi e questa persona non c'è intimità, però non vi vuole perdere. Diciamo che intanto questa persona potrebbe mantenersi impegnata con qualche altro personaggio, però è un po' come se lo faceste anche voi per certi versi, non lo so. Avete un 3 di coppe, un 7 di coppe, ci sono tante energie, tante possibilità all'inizio del mese.
Una potrebbe colpirvi particolarmente, però ad un certo punto farsi viva quella del passato. Fatemi sapere, ragazzi, come vi risuona la lettura. Andiamo a vedere un oracolo induista. Prendiamo anche questa, va. Allora, la figura ve la faccio vedere perché è bellissima e la carta dice: la falsità sembra facile e proficua, ma essa vi lega e vi spinge alla rovina. Purificate i vostri sentimenti e gli impulsi e non vi preoccupate se gli altri non agiscono nello stesso modo. Ogni uomo porta nelle proprie mani il suo destino. Ragazzi, fatemi sapere chi ha più energie, se siete voi che avete più possibilità che si aprono o se pensate essere questa persona che ha magari una persona del presente. No, secondo me sono due persone del presente per questa persona. Poi abbiamo, questa è la seconda immagine, e dice: il segreto della perfetta salute risiede nel mantenere la propria mente lieta e senza agitazioni, calma e non oppressa dalla paura o dall'ansia. Wow! Bellissimi messaggi, devo dire, amici del Toro. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia aiutato, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, oppure potete anche abbonarvi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti come nelle sessioni individuali, solo che in quella parte ci sono temi come la metafisica, la metamedicina, cioè la formazione è molto molto più ampia perché praticamente ehm, tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale lo sto condensando e lo sto mettendo lì a disposizione per voi perché appunto possiate, diciamo, dare un'accelerata al vostro percorso di crescita. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, così vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Tenete presente che sono 5 playlist, ma sono numerate dall'1 al 4, perché una praticamente è divisa in 3A e 3B, sono due playlist che andrebbero viste di pari passo. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!